Sono Giuliana Cavazza e nel 1980 ho perso mia madre nel disastro aereo di Ustica. Mia madre stava andando in vacanza. Forse per ricordare in due parole che cos'è successo, nel 1980, il 27 di giugno, un aereo dell'Italia, un DC-9, scompare nei cieli aerei fra Ustica e Ponza. Venne recuperato dall'87 in due diverse campagne di recupero, quasi il 93% del rottame, quindi una buonissima percentuale. Nel 99 comincia l'istruttoria di un lungo processo penale che vedrà un'istruttoria quasi infinita, quasi 19 anni, no, termina nel 99 l'istruttoria, e gli imputati sono gli alti vertici dell'aeronautica, perché il giudice istruttore, il dottor Rosario Priore, immagina e scrive sulla sua istruttoria che immagina una battaglia aerea con missili che abbiano colpito l'aeromobile o una quasi collisione, insomma le ipotesi sono molte. Fondamentalmente lui immagina una battaglia aerea, quindi un atto di guerra, e quindi immagina anche che gli alti vertici dell'aeronautica non abbiano detto la verità, abbiano tenuto nascosto qualcosa. Infatti vengono incriminati per alto tradimento. Nel 2006 c'è una soluzione totale. Nel corso di questa istruttoria, naturalmente il giudice ordina anche una perizia tecnica. Una perizia dura 4 anni, viene esaminato il relitto, vengono esaminate tutte le tracce radar, quindi è una perizia tecnico-radaristica. Questa perizia esclude in maniera categorica un missile, esclude in maniera categorica che possa essere stata una quasi collisione, esclude il cedimento strutturale e determina che l'unica causa tecnicamente sostenibile per l'esplosione dell'aeromobile sia un'esplosione a bordo, segnatamente nella toilette posteriore. Per quanto riguarda possibili aerei intorni, io qui cito proprio, addirittura più che la perizia, conclude cosa viene concluso nella sentenza, che nessun velivolo, a parte le tracce dei 2 plot del vecchio radar Marconi su cui è stata costruita tutta l'impalcatura dell'accusa, nessun velivolo risulta aver attraversato la rotta del DC-9, non essendo stata rilevata traccia di essi dai radar militari e civili, le cui registrazioni sono state riportate su nastri da tutti unanimemente i tecnici ritenuti perfettamente integri. Ora, mi pare che i tecnici siano stati piuttosto chiari. Il giudice Priore non ammise nel corso del processo questa perizia, ma la perizia rimane, la perizia c'è. A seguito di questa soluzione, io da figlia di una delle vittime ero piuttosto soddisfatta che l'aeronautica fosse risultata innocente, perché in fondo trovavo che fosse una cosa positiva e mi aspettavo a quel punto, quando uscirono le motivazioni della sentenza, mi aspettavo che cominciasse l'inchiesta sull'unica causa tecnicamente sostenibile, cioè sull'esplosione a bordo. E invece niente di tutto questo, perché all'indomani di questa sentenza l'associazione dei parenti delle vittime guidata dalla senatrice Bonfietti gridò allo scandalo, gridò che la sentenza non rispecchiava assolutamente la verità. Non solo, ma insieme a una serie di parenti, e fanno molto bene le persone a fare quello che credono, intentarono una causa civile, direi al Ministero dei Trasporti, non so se anche al Ministero degli Interni o non lo so, comunque sicuramente al Ministero dei Trasporti. Una causa per danni, ritenendo che nonostante la sentenza penale avesse chiarito cosa non era stato assolutamente, loro sostenevano che fosse comunque stato un atto di guerra e quindi un missile, e quindi lo Stato italiano nel suo ministero dovesse risarcire le vittime.
E dopo molti anni effettivamente si è giunti alla sentenza civile in cui il giudice ha ritenuto più probabile che non che fosse stato un missile e ha stabilito tutta una serie di risarcimenti. Detto questo, qualche anno fa ho chiesto alla magistratura se fosse possibile fare una nuova perizia sul rottame, che è conservato a Bologna, anche se è stato manomesso più volte, perché nel corso degli anni l'associazione dei parenti ha pensato di farlo restaurare dagli studenti dell'Istituto d'Arte, quindi dovrebbe essere custodito dal Comune di Bologna. Questo è successo. Nonostante ciò io ho fatto questa richiesta. La magistratura mi ha risposto che non dava il permesso di sequestrare e rifare prove o accertamenti sul relitto perché c'è già una perizia e questa perizia è valida. Quindi la magistratura ha confermato che la perizia nota come Misiti, perché era il capo della commissione che se ne è occupato, è ancora valida. Allora, se è ancora valido quello che è stato detto in questa perizia, e quindi è stato sgombrato il campo di tutte quelle possibilità, quelle illazioni, quelle ricostruzioni che il giudice priore nella sua ordinanza sentenza aveva scritto, non capisco perché ogni anno, in prossimità dell'appuntamento purtroppo dell'anniversario della caduta dell'aereo di Ustica, ogni anno tornano fuori queste rivelazioni. Un inciso sull'ordinanza sentenza del giudice priore. Il giudice priore non era un giudice giudicante, era il giudice che istruiva l'accusa, ha preparato l'accusa. Oggi viene spesso citata che la verità l'ha detta il giudice priore nella sentenza. La sentenza del processo penale l'hanno emessa un collegio di giudici, tra cui la giudice Cassano, il dottor Gemelli e il dottor Canzio, che sono illustrissimi giuristi. Loro sono i giudici che hanno emesso la sentenza, che è una sentenza di assoluzione. L'ordinanza sentenza è un'altra cosa, è il rinvio a giudizio degli accusati e contemporaneamente che è l'ordinanza, ed è una sentenza di stralcio della posizione di altri perché proprio durante l'istruttoria si era visto che erano estranei all'accusa. Per cui, quando è stato una settimana fa, quando ho visto la trasmissione di Report che come una specie di rito in occasione, quest'anno anche con un certo anticipo, dell'anniversario di Ustica, ha riproposto Il vecchio che avanza, diciamo che non mi sono stupita perché sono state riproposte tesi e anche testimoni già sentiti, non smentiti, non voglio dire smentiti, ma già accertato che non erano credibili più di 20 anni o quasi 20 anni fa. Mi pare, come dire, io da persona offesa lo trovo incomprensibile. Non è il mio campo, io non sono un ingegnere aeronautico, quindi non posso andare nel campo specifico delle tracce radar, ma voglio dire, le tracce radar se ne è già parlato nella perizia tecnica. Le tracce radar sono tutte integre e i due plot famosi non sono due errori di un radar, ed è già stato scritto, ma questo è stato scritto più di 20 anni fa. I testimoni chiamati ad avvalare questa tesi del missile, già stato, come dire, sconfessato completamente in sede di perizia, sono persone già ascoltate dalla magistratura, le cui dichiarazioni, che sicuramente loro fanno in assoluta buona fede, però sono state ritenute non credibili. La ricostruzione del missile israeliano, anche quello, con tutto il rispetto per il professor Amato, ma il professor Amato in agosto chiedeva le scuse di Macron perché sosteneva fosse stato un missile francese. Ora non si capisce con quale nuova prova,
visto che per il missile francese non c'era, perché i missili non ce ne sono stati, invece improvvisamente è assolutamente convinti che siano stati gli israeliani, che è una tesi vecchia anche questa, perché questa trasmissione è stata costruita sulla ripresentazione di un libro edito nel 94, dove l'autore sosteneva nel 94, che è comprensibile perché non c'erano ancora state sentenze penali, non erano ancora uscite le perizie, lui sosteneva appunto una battaglia missilistica, una battaglia aerea, sosteneva il fatto che gli israeliani potessero avere cercato di colpire un aereo, ma tutto questo in fase di processo è stato esaminato e escluso. Quindi una trasmissione che io mi rendo conto per lanciare un libro può darsi che occorra fare queste cose, ma è una trasmissione che poteva andare in onda 25 anni fa. Oggi è un po', come posso dire, una presa in giro. Il vero mistero di Ustica, secondo me, non è il missile. Il vero mistero di Ustica è il fatto che dal 2006 a oggi, quindi sono 18 anni, improvvisamente non è mai stato istruita una indagine sull'unica causa tecnicamente sostenibile dell'abbattimento o della caduta, dell'esplosione dell'aeromobile. Ecco, questo è un mistero. In questi anni, dopo la sentenza penale, non c'è stata nessuna indagine volta a scoprire i responsabili di aver messo l'esplosivo, averlo solo trasportato, chi sono i mandanti, lo scenario internazionale, che dice molto. Tutto questo la magistratura non intende indagarlo ed è la cosa che a me lascia esterrefatta, perché avendo escluso tecnicamente tutta una serie di fattori, l'unico fattore che i tecnici, quindi non è un'opinione, i dati descrivono come probabile, come unico spiegabile, che possa spiegare l'esplosione, questo viene ostinatamente ignorato dalla magistratura, nonostante molte spinte da parte mia e dell'associazione di cui faccio parte. Ecco, questo per me è un grande mistero, è molto triste, anche perché a mio avviso la verità non la si deve ai morti, la si deve ai vivi. Cioè, scoprire la verità non è un modo per onorare le vittime, come sento dire, no, è un modo per onorare i vivi, perché abbiamo tutto il diritto di vivere in un paese dove la verità ha un valore e la verità è quella che è, bella o brutta che sia, è quella che è, non è la più comoda o la più lucrosa o quella politicamente conveniente.